Ciao, sono Davide. Allora, oggi vediamo come preparare una bresaola stagionata. Allora, gli ingredienti sono veramente pochi, l'importante è la materia prima. Noi utilizzeremo della scotona nazionale italiana e non come fanno in alcuni posti che usano lo zebù brasiliano. Ok, lascio fra virgolette se volete controllare, comunque vi metto una foto del bovino che utilizzano, anche in Valtellina lo utilizzano, ditte molto grosse. Noi utilizzeremo una scotona nazionale e andremo a vedere come si fa a preparare la bresaola e poi a farla stagionare. Allora, normalmente si utilizzano pezzi di manzo molto magri, in questo caso io sto utilizzando un magatello o un girello di coscia come preferite, si può usare la punta d'anca o fesa, vi metto delle immagini così potete vedere anche i pezzi e da dove vengono presi. Allora, la prima cosa da fare è scegliere un magatello molto magro. Io ho scelto un magatello che non è stato sottovuoto, cioè proprio disossato dalla mezzena, staccato dalla mezzena. Adesso vado a sgrassarlo e approntarlo proprio per diciamo la stagionatura. Bisogna togliere il più grasso possibile o praticamente tutto, così, in questa maniera. Ecco, magari questa operazione qua voi potete farla fare tranquillamente dal macellaio, così vi risolvete tanti problemi o perlomeno uno dei problemi principali, ecco. Questo pezzo qua l'ho pesato prima di pulirlo, era circa 3 kg e 200 grammi, quindi le dosi io ve le darò per questo pezzo di carne qua, ma nella ricetta poi sotto nell'info box vi metterò le dosi per chilo di carne, così potete moltiplicarle tranquillamente e fare i vostri calcoli per farvelo in casa. Questo qua è un salume tipico della Valtellina e anche là usano tante conce, ognuno ha la sua concia, ha la sua maniera di farla. Però la cosa che loro hanno in comune è il microclima che hanno là in Valtellina, che gli permette una stagionatura particolare. Noi proveremo a replicarla anche se non abbiamo la stessa temperatura e la stessa aria. Voi sapete che comunque loro la stagionano ad aria, i privati, perché le aziende hanno le loro camere di stagionatura e così. Le stagionano all'aria aperta, diciamo, e assumono il classico gusto, il classico sapore che conoscete della bresaola, diciamo, ecco. La bresaola, come avete potuto capire, è un salume, è un insaccato di manzo molto magro che spesse volte è nelle diete, è consigliato nelle diete, anzi è quasi in tutte le diete la bresaola, ed è un ottimo salume, specialmente da consumare nel periodo estivo, perché è un piatto molto veloce. Con qualche fetta di bresaola, 2 foglie di insalata, uno fa un pranzo veloce, non male. Va bene, io continuo a spelare tutto il mio magatello, cerco proprio di togliere la pelle e lasciare proprio solo la carne, vedete? Allora, quando si fa questo lavoro qua si cerca sempre di far scorrere il coltello senza passarci tante volte sul taglio, per evitare di, noi diciamo, tappare la carne, farci venire dei buchi che sarebbero anche antiestetici. Vedete, si fa scivolare proprio il coltello, bisogna proprio utilizzare la lama in questa maniera, senza seghettare in questa, come vedo fare spesse volte a tanta gente anche nei video. Ok? Questo è un consiglio, poi voi fate come volete, ecco. Bene, direi che ci siamo quasi, l'abbiamo tolettato tutto, almeno questo lato è tolettato, adesso lo giriamo, ecco qua. Ho scelto proprio il magatello perché il magatello è un pezzo magrissimo, questo pezzo qua noi abitualmente lo utilizziamo per farci del carpaccio, per farci del roast beef,
anche le fettine. È un pezzo che comunque non è muscoloso, non ha nervi all'interno ed è una carne veramente veramente pregiata questa qua. Viene utilizzato spesse volte anche per far la tartare. Ok, va bene, io mi accontento di questa pulizia qua. Bene, un altro pezzettino, ecco, così praticamente l'abbiamo portato a carne viva e non ha più pelle esterna. Adesso lo peso e vi dico quanto pesa. Bene, il pezzo è rimasto 2,6 kg. Adesso io mi ero preparato le dosi per farne 3 kg, perché era 3,2 kg, invece alla fine lo scarto è stato maggiore. Vado ad elencarvi le dosi delle spezie che io andrò a metterci. Allora, vi dico, facciamo così, ve le dico per chilo, ok? Poi dopo fate voi il calcolo. Me le sono scritte perché sennò ricordarsele tutte. Allora, il sale ce ne vanno 28-30 grammi, zucchero di canna dai 5 ai 7 grammi, 7 grammi comunque, 3 bacche di ginepro, 2 chiodi di garofano, uno spicchio d'aglio, 2 foglie di alloro, mezzo cucchiaino di pepe, un pizzico di noce moscata e un pizzico di cannella. Allora, adesso intanto metto da parte il pezzo di carne e andiamo a preparare i nostri aromi. Allora, andrò a tirar via un pochettino di concia perché ho esagerato, quindi tirerò via 2 bacche di ginepro, qualche granellino di pepe e 2 chiodi di garofano. Ecco, va bene, del resto va tutto bene. Allora vado io lo faccio nel mortaio, se voi volete usare le spezie già macinate potete farlo. Allora mettiamo il pepe, chiodi di garofano e bacche di ginepro e iniziamo a pestare. Lo facciamo diventare abbastanza fine, ma non troppo, perché mi piace un po' grossolano, che poi tanto comunque alla fine andrà sciacquato. L'importante è che rilasci l'aroma. Io ho visto anche fare con i pezzettini interi, chiodi di garofano interi e pepe intero, però magari rilascia meno aroma. Tagliandole, schiacciandole un pochettino è meglio. Ok, allora mi prendo una ciotolina. Io ho schiacciato grossolanamente questi aromi, queste spezie, bene, e qui siamo a posto. Vado ad aggiungere la cannella, quindi magari non tutta perché l'avevo calcolata per 3,2 kg. Adesso ci vado a mettere la noce moscata, ecco, un pochino meno, zucchero di canna, perfetto, e il sale. Il sale, io ho usato del sale medio di Cervia, va bene qualsiasi tipo di sale. Io avevo questo qua, però so che è ottimo anche per fare le stagionature di altre cose, quindi ho utilizzato quello lì. Ne avevo preparato 100 grammi, ne metto un pochino meno, ecco, così, visto che il pezzo è più piccolino, e vado a mescolare. Allora, questo qui praticamente è la concia della nostra bresaola. Va bene, non ne sprechiamo. Allora, a questo punto io mi sono preparato una bacinella di quelle. Voi potete usare anche quelle trasparenti. Io mi accomodo a questa perché mi entra nel frigo e va incastrata, visto che comunque i primi 6 giorni dovranno passare in frigo. Allora, metto il magatello all'interno di un sacco alimentare, no? Dopo dobbiamo chiuderlo e lasciarlo sigillato. E inizio a metterci i nostri aromi sopra. Praticamente lo stesso principio della carne salata, con degli aromi diversi e una dosatura diversa di sale, ecco. Perfetto. Allora, all'interno del mio pacchettino che andrò a fare, vado a metterci
dell'aglio. Questo non lo triterò, farò soltanto dei pezzettini in questa maniera, così. Allora, ne avevo preparate 3, ne vado a mettere solo 2,5, così, metà solo, anche se non cambierebbe niente, comunque va bene. Alloro ne metterò 5 foglie, questo qua lo faccio soltanto a pezzettini, 6, facciamo 6 foglie, una è piccolina, le faccio a pezzettini, questo via. Perfetto, le mettiamo dentro. Perfetto, abbiamo condito la nostra bresaola, l'abbiamo salata con le giuste dosi. Adesso vado a massaggiarla bene con le mani, in maniera che il sale possa andare dappertutto, in tutte le posizioni del nostro pezzo di carne. Allora, il sacchetto è per comodità, per non sporcare in casa o meno, però voi potete usare una bacinella, chiuderla col coperchio anche senza il sacco, ecco. Ok, una volta massaggiato io vado a chiudere il mio sacco, in questa maniera, non stringo forte perché dopo lo devo riaprire, e continuo a massaggiarlo in questa maniera. Allora, questo qui adesso voi lo riporrete in frigorifero, ok? In frigorifero normale, e almeno una volta al giorno lo tirate fuori e ci date una massaggiata, lo girate, così il sale andrà ad aderire in tutti i lati della carne e non avremo problemi poi con la stagionatura. Ok, così 5-6 minuti tutti i giorni per 6 giorni. Passati questi giorni ci torniamo a vedere. Allora, sono passati 6 giorni, ho lasciato sotto concia il nostro magatello, siamo pronti per andarlo a imbudellare. Allora, come prima cosa andiamo ad aprire il nostro sacco e andiamo a vedere come si presenta il magatello. Guardate. Adesso vado a sciacquarlo sotto acqua corrente e poi andiamo a imbudellarlo. Allora, una volta sciacquato e ben asciugato il nostro magatello, andiamo ad imbudellarlo. Allora, io utilizzerò un budello naturale, naturalmente, però non il classico budello da salsiccia, ma un budello aperto, proprio da poter avvolgere il magatello. Allora, questi budelli qua li vendono naturalmente sotto sale, vogliono sciacquati per bene, io li ho messi a mollo anche in acqua e aceto per una ventina di minuti. Adesso vado a ricoprire il mio magatello con questo budello, molto probabilmente ce ne vorranno 2 per riuscire a fasciarlo tutto. Fate aderire per bene questa maniera, si srotola e si tende, così.
Ok, infatti ce ne prendiamo un altro. Perfetto. L'importante è che tutta la carne sia coperta. Perfetto. Bene, ci do un'asciugatina veloce. Questa è una fase molto importante perché se la carne rimane scoperta potrebbe avere dei problemi durante la stagionatura. Non vi preoccupate perché poi dopo questa pelle qua si andrà a seccare. Perfetto. Allora, per quanto riguarda la legatura, io utilizzerò una corda elastica in questa maniera. Torniamo a fare il nodo, niente di più facile, il classico nodo scorsorio. Io ci faccio il nodino proprio così e poi dopo lo passo sotto in questa maniera e vado a fare il mio nodino, che è poi quello che faccio nei prosciutti. Ok, cerchiamo di fare una bella legatura. Utilizzo la corda elastica perché man mano che si stagionerà un pochettino calerà e l'elastico seguirà l'andamento della carne, diciamo. Allora, bisogna legare, tirare l'elastico fino a fine corsa e poi pian pianino andare a, ecco, stando attenti che non si scopra il nostro pezzettino di carne. Ecco, proprio fino a fine corsa, in questa maniera. Poi vedremo che durante la stagionatura proprio cambierà colore, diventerà il classico colore della bresaola. Ecco, potete trovare tutti i tipi di budello anche per fare la salsiccia luganica, a tutti questi prodotti. Ok, allora arrivato a questo punto taglio l'elastico e lo giro sull'ultimo legaccio e cerco di farci
un nodino in questa maniera. Ecco qua. Allora, se ho scoperto un pezzettino, con un altro pezzettino di budello posso coprirlo. Può succedere tranquillamente anche a casa, perché è un budello molto sottile questo qua. Io ce lo vado a mettere sopra e non succede niente. Ok. Tanto si secca e si attaccherà. Allora, per invece appenderlo, utilizzerò l'altra corda. Adesso mettiamo via la corda, vedete, con la corda elastica è molto facile, basta soltanto tenere in tiro e alla fine farci un nodino. Ecco, non avete delle legature particolari, quindi è abbastanza semplice il movimento. Allora, con questa corda invece vado a fargli un attacchino, un gancio per appenderlo. Allora prendo 4 volte la misura del mio magatello, 1, 2, 3 e 4, leggermente più abbondante, ecco qua. Poi lo vado a fare in 2, perfetto. E adesso nella metà di una corda, quindi esattamente qui, vado a farci, avete visto, le ho incastrate insieme, una l'andrò a legare per tenerla ferma, proprio in questa maniera. Abbiamo praticamente fatto 4 lembi. Adesso andrò a legarla in questa maniera. Allora, uno sopra, uno di fianco e uno sotto. Oh, questo è il mio sistema, poi dopo ognuno ha le sue modalità. Ecco fatto. E qua vado a farci proprio un nodino per appenderlo col gancio. Perfetto, questo è quanto. Adesso l'abbiamo legata, ho lasciato una cordellina per poterci mettere un biglietto con la data, ci vado a dare una leggera foratina con gli aghi, in maniera che se deve sgocciolare ancora può tranquillamente farlo. Bene, adesso questo pezzo di carne qua, questo salume che inizia a essere un salume, lo lasciate fuori dal frigo una giornata intera a temperatura ambiente. Poi eventualmente farò qualche foto o qualche video, perché lo devo mettere in cella in negozio. Però chi non ha un locale fresco come una cantina che arriva sui 10-15 gradi può stagionarlo anche in frigo 60 giorni, ok? Lo deve tenere appeso in maniera che non tocchi le pareti del frigo. Si può fare un baldacchino, non so, tipo un impiccato da appendere sopra con un chiodo, tenerla tesa, o un qualche escamotage per poterla tenere
libera ai lati, che non tocchi da nessuna parte, e deve tenerla a 60 giorni. Io la stagionerò in cella, la mia cella va dai 4 ai 6 gradi, ok? Andrebbe bene stagionarla dai 10 ai 15 gradi, però viene bene anche a 4 e a 6, tenendola sotto controllo sempre. Farà un po' di muffa, ma quello non succede niente, basta dargli una spolverata. Va bene, quindi un giorno appesa a temperatura ambiente, poi il giorno dopo la mettete in frigo, poi per 60 giorni ogni tanto dateci una controllata, ve la potete scordare però. Ci vediamo, secondo me, a fine stagionatura per fare una prova assaggio. Allora, finalmente siamo arrivati alla fine della stagionatura della bresaola. Andiamo a vedere cosa c'è saltato fuori da questa stagionatura e da questo pezzo di carne. A mio parere, che secondo me è diventato veramente, secondo me sarà eccezionale. Si era assodata, secondo me è perfetta. Andiamo a tagliarla in due e andiamo a vedere com'è il suo interno. Io poi dopo, siccome è un prodotto mio personale che terrò io a casa mia, andrò a metterne poi metà sottovuoto e metà la metterò in taglio subito per casa mia. Allora, andiamo a tirare via le corde. Avete visto le fasi di stagionatura? Ho fatto qualche foto, purtroppo quando mi ricordavo. Insomma, spero che vadano bene, insomma, le ho fatte anche dritte. Allora, vado a tagliarla a metà. E vi faccio vedere com'è diventata. Direi che sia veramente eccezionale. Facciamo vedere anche qua. Buonissimo, sembra. Ecco la corda, poi potete tirarla via dopo. Guardate, secondo me è perfetta. Perfetta, guardate che bel salume, è meravigliosa. Adesso andiamo a tirarci via la pellicina. Un pochettino vado a affettarla. Dove la pulite fin dove pensate di tagliare, il resto la lasciate coperta, mi raccomando. Se poi dopo la dovete tenere in frigo, copritela, ci mettete una pellicola davanti qui al taglio e poi la coprite con un panno, un canovaccio, un burazzo o come volete chiamarlo voi. Allora, ne taglio subito una fetta a mano che voglio sentire com'è. Allora, questo qua è un salume che a mio parere vuole tagliato sottile. A me il salume, questo tipo di salume piace veramente sottile, come la mortadella. La mortadella a me piace o sottilissimissima, proprio un velo, o grossa a dadini. Una via di mezzo a me non piace. Ci sono tanti tipi di tagli, diciamo, e per fortuna non a tutti piace nella stessa maniera, quindi ognuno piace il tipo di taglio, un tipo di taglio diverso, diciamo. Questa qua, a mio avviso, è da tagliare sottile. Veramente buona. Veramente buona. C'è il giusto sale, gli aromi si sentono. Dopo, ognuno poi, io vi ho fatto vedere i miei aromi e le mie spezie che ci metto. Voi potete fare delle variazioni, potete metterci quello che vi pare. Adesso andrò a tagliarne un pochettino sulla fettatrice, vado a fare un piatto per fare un piatto da portata, diciamo, un piatto estivo. Adesso inizia a essere, siamo in inverno ormai,
No, ormai siamo in inverno. Sì, potevo farlo anche prima il video, comunque va bene lo stesso. Spero che il procedimento rimanga e possiate guardarlo e replicarlo, ecco. Allora, vado sull'affettatrice, mi prendo un piatto. E andiamo ad affettarne qualche fetta sottile. Adesso naturalmente le prime fette verranno non pari perché l'ho tagliata a mano. Oh, così è perfetto. Veramente ottima questa bresaola. Ecco, quando preparate anche i vassoi di salume, non spiaccicate le fette pari, dategli un leggero movimento alla fetta in maniera che chi poi dopo la deve prendere, si deve servire, riesca a prenderla bene senza tirarne su 6 fette alla volta. Gli date leggermente, non un piatto, gli date un movimento alla fetta che così si prende meglio. Ecco, questo qua è un consiglio da salumiere. Perfetto, adesso ci mettiamo su un pochino di rucola, ma guarda che bella come è venuta. Ci mettiamo su un po' di rucola e ci andrebbe qualche scaglia di grana, un goccino d'olio, un filo d'olio e il piatto è pronto. E voilà, ci ho aggiunto la rucola e purtroppo mi sono scordato di prendere le scaglie di grana, di fare delle scaglie di grana, ma spero che comunque il piatto renda l'idea, insomma, ecco. Allora, ha stagionato 65 giorni, direi, 65 giorni, questo qua è il risultato e per me è veramente ottimo. Vi consiglio di replicarla. Io direi che se avete delle domande da farmi, le mettete qua sotto nell'info box. Mi farebbe molto piacere se mettete un mi piace, se il video vi è piaciuto naturalmente, anche se non vi è piaciuto mettete un non mi piace, ecco, magari motivando la cosa. E spero che questo video venga visto perché secondo me è molto interessante e è una cosa che si può replicare tranquillamente a casa. Io direi che con questo piatto, bellissimo piatto fresco e leggero, vi posso salutare. Se vi volete iscrivere al canale, mi raccomando, cliccate qua e ci vediamo alla prossima video ricetta o qualcos'altro, qualche altra stagionatura, qualche salame o salsiccia, vedremo, dai. Un saluto da Davide e ci vediamo presto. Ciao!